Ciao, sono Milo di pannellofilomuro.it, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Prato e andiamo a vedere una porta di nostra produzione con maniglia scomparsa che è stata utilizzata per chiudere un vano lavanderia. Il progetto è stato curato dall'architetto Lorenzo Cantini dello studio Identity Design e avremo anche la possibilità di andare a chiedergli come si trova con questa porta, con l'utilizzo della maniglia, con il livello di insonorizzazione che è sempre importante quando si va a chiudere un vano lavanderia, e quindi venite con me. Ok, sono qui con l'architetto Lorenzo Cantini dello studio di Prato Identity Design, studio con il quale ovviamente collaboriamo attivamente da moltissimo tempo, e quindi ti vorrei fare qualche domanda appunto sul concetto di filomuro. Per te nel design contemporaneo come ce lo incastri il concetto proprio filomuro? Il design contemporaneo, soprattutto anche nel design diciamo locale, quindi dove noi andiamo ad operare tutti i giorni, la richiesta del filomuro è sempre maggiore, perché il tuo must è proprio l'integrazione all'interno di sistemi, ma anche all'interno proprio della casa stessa. Quindi un design minimale può andare sì a far sparire la porta e quindi dare spazio agli altri arredi della casa, esatto. E quindi alle finiture anche della casa stessa, sì. E non alla porta. La porta stessa diventa un veicolo per gli altri arredi all'interno della casa. Quindi diciamo sei d'accordo, il filomuro non è riservato a un design prettamente contemporaneo, ma può essere appunto invisibile e quindi utilizzato in qualsiasi tipo di stile, no? La bellezza del pannello filomuro è la personalizzazione, perché sì. Si va ad integrare con stili che possono essere con boiserie e quindi molto ricercati, sì. Quindi molto decorativi, oppure sparire solamente perché vengono tinteggiate come la parete. Anche mettere lo zoccolino che corre su tutta la porta è una figata. Chi entra in questo ambiente qua poi se ne accorge che questa è la porta filomuro, passa inosservata? Passa inosservata, non se ne accorgono per i più. Il pannello filomuro è proprio questo, si nasconde l'oggetto porta, però gli si dà anche importanza perché può essere personalizzato e quindi ha molte funzioni. Allora, hai detto quindi che il filomuro è ottimo per la personalizzazione, no? E quindi come l'hai personalizzata questa porta filomuro? Questo progetto, la personalizzazione è stata fatta proprio per rendere meno visibile questa porta, certo. Perché dà su una lavanderia. Ok. Una lavanderia in una zona, nella zona giorno, all'ingresso deve essere un po' nascosta, era l'esigenza del cliente. Okay. Quindi abbiamo optato per una maniglia scomparsa. Okay. E inoltre la bellezza di questa porta, essendo a spingere, siamo riusciti a mettere un battiscopa, a fare il continuo del battiscopa. Così nel momento in cui è chiusa la porta si integra completamente con il resto della parete. Perché questa è stata fornita con primer, quindi pronta per essere tinteggiata. Poi l'imbianchino ha tinteggiato la porta con lo stesso prodotto della parete. Tanti clienti mi chiedono: ma la maniglia scomparsa si sporca, è difficile da pulire? I clienti ti hanno detto qualcosa? I clienti si sono trovati bene, all'inizio c'era questa grande paura, però nel momento in cui uno va a tinteggiare la porta stessa, non andando a modificare la tinteggiatura, riusciamo ad avere con un prodotto anche il fatto di non lasciare troppe ditate con il tempo. Quindi andando a lavorare con un prodotto, una vernice lavabile, che con un protettivo, quindi prima vernice lavabile, poi protettivo trasparente, si sporca molto meno. Si sporca molto meno. Come potete vedere, questa è già 2 anni che c'è. Accidenti. È stata molto utilizzata perché è una lavanderia, certo, tutti i giorni, e devo dire che ha tenuto. Sì, non si vede nessun anche difetto di verniciatura, ha tenuto molto bene. E questa granadura? Questa granadura è perché in questa casa è stato utilizzato, non potendo fare una finitura a gesso, quindi fine, è stato fatta un uniformante un po' più grossolano per riunificare sia tutte le murature con le pannellature in cartongesso. E soprattutto qua è stato creato questo sistema con queste 2 porte e c'è stato bisogno di dare anche questa mano di uniformante texture sulla parete, però
in altri progetti può essere utilizzato anche, sì, può essere liscio. Sì, infatti il primer che utilizziamo noi è un po' una via di mezzo, cioè non è né troppo liscio né troppo granuloso, proprio perché diamo la possibilità di personalizzare, di esprimersi agli artisti, agli architetti che poi ci vanno a lavorare. Ti volevo chiedere anche dell'altezza, cioè spesso mi dicono ma l'altezza 2,10 m è bella, non è bella su una porta filo muro, come mai hai scelto questa altezza? Allora, la scelta è stata un po' vincolata dalla struttura, perché presente sopra la porta una trave strutturale e quindi non potevamo andare oltre 2,10 m. Però anche il prodotto standard della porta filomuro è bello, ma proprio perché, ripeto, la personalizzazione, come viene utilizzata, non è solamente la grandezza e l'altezza. Logico, in ambienti come questo, con altezze un pochino che superano i 2,70 m canonici, effettivamente era naturale andare oltre, però in questo caso avevamo anche quest'altra porta che praticamente abbiamo cercato di lasciare la stessa altezza proprio per uniformarle. L'allineamento delle altezze è perfetto. Siamo giunti alla fine di questa intervista. Lore, sei stato magnifico, gentilissimo, disponibilissimo e ci vediamo sicuramente al prossimo progetto, dove spero di aiutarti ancora. Volentieri.